tutti, nel tutorial di oggi facciamo insieme questi simpatici cactus portachiavi. In questi anni abbiamo fatto molti altri portachiavi ad uncinetto. Se non avete ancora visto questi tutorial vi lascio linkata la playlist nel box informazioni, quindi nella descrizione di questo video o nell'angolo in alto a destra. Questi cactus io li ho lavorati con il cotone Cablé numero 5 e l'uncinetto da 1,75 mm. Oggi, perché vediate meglio i punti, faremo insieme questo cactus. Questo l'ho lavorato con una lana da lavorare con uncinetto da 3 mm e ho utilizzato un uncinetto da 3 mm. E questa è la differenza di grandezza. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno filo cotone Cablé numero 5 in diversi colori, un po' di ovatta, un uncinetto da 1,75 mm, un ago da lana, una forbice, una coppia di pinze e un portachiavi e, opzionali, 2 perline per gli occhi e filati per ricamare. Iniziamo lavorando un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E lavoriamo 18 catenelle. 1, 2, 3. Vi consiglio di tenere queste catenelle un po' larghe. Lavorate le 18 catenelle, iniziamo con la prima riga. Lavoriamo una catenella e partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto e lavorando nel filetto dietro, quindi ruotando le catenelle, vediamo che c'è un filetto che corre qui dietro, lavoreremo in questo filetto. Partendo quindi dalla seconda catenella lavoriamo un punto bassissimo e 17 punti bassi, quindi un punto basso in ognuna delle catenelle rimanenti. 2, 3, 4 e 17. Lavorata la prima riga abbiamo questo, un punto bassissimo e 17 punti bassi, e avendo lavorato nel filetto dietro delle catenelle, sotto le catenelle iniziali si presentano proprio come una riga di catenelle. Lavoreremo questo cactus a righe, quindi è molto importante identificare il primo e l'ultimo punto della riga. Se avete problemi a identificare questi punti, utilizzate un segnapunto per marcarli. Dalla seconda riga lavoriamo in costa, quindi per la seconda riga lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e cominciamo a lavorare quindi in costa, che vuol dire che prendiamo solo la mezza catenella dietro di ognuno dei punti. Quindi togliamo il segnapunti, lavoriamo un punto basso in costa nel primo punto e rimettiamo il segnapunti. E lavoriamo altri 16 punti bassi in costa. 2, 16 e 17. E nell'ultimo punto lavoriamo un punto bassissimo in costa, quindi prendendo sempre solo la mezza catenella dietro. Togliamo il segnapunti, lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e lavorando sempre in costa ripetiamo la riga 1, quindi un punto bassissimo, e 17 punti bassi, sempre in costa. Terminata la riga 3, lavoreremo la riga 4 come abbiamo lavorato la riga 2, quindi ripetiamo la riga 1 e la riga 2 fino ad aver lavorato 10 righe in tutto. E una volta lavorate le 10 righe in costa otteniamo questo. È molto importante quando facciamo questo tipo di lavorazione accertarci di avere 18 punti in questo caso in ogni riga, quindi come vi ho detto prima, se vi serve segnate il primo e l'ultimo punto con un segnapunti. La lavorazione in costa dà questo tipo di texture, quindi una riga la vediamo in rilievo, quindi per esempio questa in cui si vedono tutte le mezze catenelle che non abbiamo lavorato, e la riga successiva invece è leggermente infossata nella lavorazione. Quindi se vogliamo contare le righe possiamo contare
1 dove c'è la riga in costa e 2 dove è infossato, 3, 4, oppure possiamo contare le righe a 2 a 2, quindi 2, 4, 6, 8, 10. Ed ora vediamo come creare il cactus. Lavorata alla 10ª riga lavoriamo una catenella, giriamo al lavoro e appaiamo le catenelle iniziali alla riga 10, quindi le catenelle iniziali le facciamo ruotare dietro fino ad appaiarle con la riga che abbiamo appena lavorato. Ed ora lavoriamo una riga di punti bassissimi prendendo solo la mezza catenella verso di noi del pezzo davanti e la mezza catenella dietro del pezzo dietro e lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto, la mezza catenella davanti del punto davanti e la mezza catenella dietro del punto dietro. Non stringiamo troppo questi punti e uniamo così tutto il cactus. E 18. Una volta chiusa tutta la riga, lavoriamo ora una riga di punti bassissimi tutto intorno al cilindro che abbiamo creato. Lavoriamo una catenella e partendo dalla riga successiva, quindi le righe sono messe per così, noi lavoriamo un punto bassissimo in ogni riga. Quindi uno nella riga infossata, 1 e possiamo mettere il marker se serve, e il secondo punto lo lavoriamo prima della costa, 2, 3, 4 e giriamo tutto intorno fino ad avere 10 punti bassissimi. E una volta lavorati i 10 punti bassissimi, uniamo al primo punto bassissimo con un altro punto bassissimo e lavoriamo un giro per chiudere, ma prima riempiamo con l'ovatta. Riempiamo il cactus con l'ovatta e nel cactus piccolo fatto con il cotone ci possiamo aiutare con una matita o con l'uncinetto per inserire l'ovatta nel cactus. E una volta riempito bene tutto il cactus, lavoriamo un giro di diminuzioni per chiudere questo forellino. Lavoriamo una catenella e lavoreremo in costa le diminuzioni, quindi prendendo solo la mezza catenella dietro di tutti i punti bassissimi che abbiamo appena lavorato. Entriamo nel prossimo punto e portiamo fuori il filo, nel punto successivo e portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E in questo modo abbiamo lavorato una diminuzione. Come questa ne lavoriamo 5 in tutto. 2 e 5. Lavorate le 5 diminuzioni, tagliamo il filo un po' lungo. Estraiamo, infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo questi punti, prendendo solo la mezza catenella verso di noi dei 5 punti che ci rimangono. E tiriamo, e se vogliamo possiamo ripassare per qualche punto. E in questo modo abbiamo chiuso la base. Facciamo un nodino rientriamo al centro e portiamo l'ago nella parte superiore. E questo è il risultato nella base. Portiamo il filo fuori dalla parte superiore senza tirare troppo, altrimenti arricciamo la base. E per chiudere la parte superiore prendiamo l'ultimo filetto
delle catenelle in costa, quindi passiamo sotto ognuno di questi 5 fili, 1, l'ultimo, quindi 2, 3, 4 e 5 e tiriamo. E se vogliamo, anche in questo caso possiamo ripassare un po'. E questa è la finitura che otteniamo sopra. Qui facciamo un nodino e per nascondere questo nodino rientriamo nello stesso punto in cui abbiamo fatto il nodo e usciamo da un'altra parte. In questo modo facciamo ruotare il nodo all'interno e sparisce. E questa è la parte centrale del cactus ed è terminata. Ora lavoriamo le due braccia e le lavoriamo allo stesso modo, con l'unica differenza che anziché partire con 18 catenelle iniziali, in una delle due braccia partiamo con 10 catenelle iniziali e lavoriamo solo 8 righe, e nel secondo pezzo iniziamo con 12 catenelle iniziali e lavoriamo sempre solo 8 righe. Quindi, per esempio, montiamo 10 catenelle e iniziamo una delle due braccia. Lavoriamo una catenella aggiuntiva e partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto e lavorando nel filetto dietro, cominciamo con un punto bassissimo e 9 punti bassi, quindi un punto basso in ogni punto fino a terminare le catenelle. E per la seconda riga una catenella, giriamo il lavoro, iniziamo a lavorare in costa, un punto basso in ogni punto per 9 volte e nell'ultimo punto un punto bassissimo. 8, 9 e un punto bassissimo. E ripetiamo la riga 1 e la riga 2 fino alla riga 8, ricordandoci di lavorare ogni riga in costa. Lavorate le 8 righe come prima, lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro, appaiamo le catenelle iniziali con l'ultima riga e lavoriamo una riga di punti bassissimi prendendo solo la mezza catenella verso di noi del pezzo davanti e la mezza catenella dietro del pezzo dietro. Riempiamo con l'ovatta e in questo caso chiudiamo molto più semplicemente. Tagliamo il filo, sfiliamo e chiudiamo direttamente prendendo l'ultimo filo delle catenelle in costa. Quindi 1, 2, 3 e 4 e tiriamo. Passiamo ancora per qualche punto. Facciamo un nodino e andiamo alla parte superiore e qui sopra chiudiamo allo stesso modo. 1, 2, 3 e 4 e tiriamo. Facciamo un nodino nascondiamo il nodo come abbiamo imparato e facciamo l'altro braccio identico a questo con l'unica differenza che anziché partire con 10 catenelle partiamo con 12. E questo è quello che otteniamo, due rami, uno un po' più piccolo e uno un po' più grande. Ed ora li fissiamo alla parte centrale con degli spilli, per esempio in questo modo. Cucire i rami sarà semplicissimo, utilizziamo i fili che abbiamo usato per chiudere sopra e sotto i rami del cactus e
con qualche punto li cuciamo alla parte centrale, utilizzando sempre i punti in costa. Quindi anche in questo caso entriamo nel punto in costa, quindi nella mezza catenella non lavorata, e nel punto del cactus in cui vogliamo cucirlo, e usciamo nel punto successivo. Cuciremo solo i punti in costa, quindi da qui dove eravamo ci spostiamo sotto il prossimo punto in costa, quindi qui. Entriamo nella mezza catenella non lavorata del punto in costa e rientriamo nello stesso punto di base e andiamo al punto successivo. E tiriamo bene. Entriamo in questo punto in costa, nello stesso punto di base, e usciamo dove c'è la prossima costa, quindi qui. E tiriamo bene. Possiamo ripassare il primo punto e usciamo da un punto qualsiasi. In questo modo abbiamo cucito perfettamente il ramo ed ora gli diamo la forma. Usciamo nel punto in cui vogliamo piegare il ramo e lo mettiamo nella posizione che vogliamo che abbia, quindi per esempio questa. Quindi se l'ago esce da questo punto, ci spostiamo di 2 o 3 punti più in su e prendiamo un paio di punti in questo modo e torniamo alla base da dove partiva il filo e usciamo dietro da un punto qualunque e mettendo il cactus nella posizione che vogliamo tiriamo il filo e in questo modo diamo la posizione al cactus. Questo filo ora lo portiamo fuori dalla parte centrale e per il momento lo lasciamo qui. E allo stesso modo cuciamo anche l'altro braccio. E una volta che abbiamo ottenuto la forma che volevamo, portiamo fuori anche questo filo dallo stesso foro da cui abbiamo fatto uscire il filo del primo braccio. E tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio. E tirando questo nodo rafforziamo la forma che abbiamo dato ai rami del cactus. Tagliamo uno dei due fili quasi raso e con l'altro nascondiamo il nodo e il filo all'interno del cactus. Ed ora vediamo come fare i fiorellini. Per il fiore facciamo un anello magico e teniamo una codina iniziale un po' lunga. Lavoriamo 2 catenelle e un punto bassissimo nel cerchio. Ora lavoriamo 3 catenelle e un punto bassissimo nel cerchio e ripetiamo 3 catenelle, un punto bassissimo nel cerchio per altre 3 volte. Otteniamo così 5 petali. Ora tagliamo il filo un po' lungo, estraiamo l'uncinetto e questo filo di fine lavoro lo facciamo passare dentro il cerchio magico e tiriamo il filo del cerchio magico per chiudere. E il fiorellino è già pronto. Di questi fiorellini ne possiamo fare quanti vogliamo. Con il filo di fine lavoro e il filo del cerchio magico cuciamo molto semplicemente il fiore al cactus. Decidiamo dove mettere il fiorellino e facciamo così. Portiamo uno dei due fili dentro
un punto e usciamo in un foro vicino a questo punto, in un foro senza prendere il filo, e portiamo fuori il filo. Ed ora infiliamo l'altro filo che abbiamo e lo facciamo passare in un punto vicino a quello in cui abbiamo inserito il primo filo, quindi per esempio qui, e lo facciamo uscire dallo stesso foro da cui esce l'altro filo, così. Ora tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio, bello stretto, e nascondiamo questi due fili con l'ago. E tagliamo. Allo stesso modo cuciamo tutti gli altri fiorellini. E il cactus è pronto. Se vogliamo fargli la faccina, cuciamo 2 perline per gli occhi e ricamiamo le guance e la bocca. Per gli occhi prendiamo un po' di filo nero e un ago sottile ma senza punta. Entriamo da dietro da uno dei fogli della lavorazione e usciamo dove vogliamo mettere gli occhi. E lasciamo una codina di filo dietro. Cuciamo le perline e se vogliamo che sia una cactus possiamo ricamare anche le ciglia, quindi facendo 2 puntini ai lati degli occhi. E una volta ricamate le ciglia torniamo dietro uscendo dallo stesso foro da cui è partito il filo. Qui dietro annodiamo senza tirare troppo . Tagliamo uno dei 2 fili quasi raso e con l'ago nascondiamo l'altro e il nodo all'interno della lavorazione. E tagliamo. Con il rosa ricamiamo le guance e con il bianco la bocca, ricamando come abbiamo imparato, lasciando una codina di filo dietro per poi annodare alla fine. E il cactus è pronto. Come questo ne possiamo fare quanti vogliamo e di tutti i colori. Per farlo diventare un portachiavi è sufficiente attaccare l'anello portachiavi con un po' di catena. Con l'aiuto di una coppia di pinze apriamo l'ultimo anello della catena e lo inseriamo nella parte alta del cactus prendendo 1 o 2 punti e richiudiamo. E anche per oggi abbiamo terminato. Io devo dire che sono molto soddisfatta del risultato, mi piacciono moltissimo e li trovo simpaticissimi. E voi? Non vedo l'ora di vedere tutti i vostri cactus portachiavi, sapete che potete condividere con me le vostre foto sulla mia pagina Facebook e in Instagram. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate di questo tutorial, quindi aspetto i vostri commenti qui sotto al video e se volete fare altri tutorial riguardanti i cactus fatemelo sapere. Se vi è piaciuto il video mettete tanti like, condividetelo e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se l'avete già fatto grazie mille. Noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!